Ragazze mie e ragazzi miei, e bentornati sul mio canale. Allora, cosa accadrà tra di voi? Semplice, così, come respirare. Puoi pensare a una persona o a più persone. Abbiamo due varianti oggi. La prima, il primo mazzo di tarocchi con il turchese, e la seconda con l'avventurina verde. Magari pensi a una persona in una variante e l'altra variante pensi a un'altra persona. Oppure puoi pensare a un'unica persona e sentirle come una variante unica, no? Poi ti lasci guidare dalle intuizioni, prendi i messaggi che ti arrivano nel profondo e lasci che vivano all'interno di te quei messaggi, no? Quindi cosa accadrà tra di voi? Cosa sta accadendo anche tra di voi? Perché cosa accadrà e cosa sta già accadendo che poi si paleserà. Andiamo a vedere il vero desiderio dell'anima tua, il vero desiderio dell'anima dell'altra persona. Qual è il campo, cioè l'energia dell'altra persona, l'energia tua, l'energia del legame? Dove vi sta conducendo questa relazione? Puoi anche pensare a una persona che non sia il terreno romantico, eh? Alla fine di ogni variante risponderò alla domanda sì o no. Mi raccomando, ragazze e miei ragazzi, preparatevi una domanda secca, ok? Che andrà a confermare o la lettura in base a quello che uscirà, o una domanda tua specifica. Puoi anche fare una domanda che non riguarda la lettura o la relazione di cui hai chiesto, va bene? Anche una domanda, che ne so, una domanda sul lavoro. Puoi anche fare quella. Io risponderò sì o no e vedrò che dinamiche ha la narrazione della domanda sì o no e ti spiego quelle anche, ok? Quindi, ragazze mie e ragazzi, pensate a una persona o alla prima persona che vi viene in mente e scegliete la variante. Sotto trovate all'info box la timeline di ogni variante. E partiamo dalla prima. Allora, mettiamo il turchese qua. Chiedo agli spiriti, al mio amante mistico, di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia gioia, bellezza, prosperità e visione. Andiamo a vedere il campo. Allora, il campo, l'energia della persona a cui stai pensando adesso. L'energia tua adesso. L'energia del legame adesso. Allora, partiamo da qui. L'energia della persona a cui stai pensando adesso è in un'energia bellissima, c'è la stella. Qua abbiamo l'energia di una persona che vive nella fede profonda, è anche una carta di guarigione la stella, è la carta di una persona che sta sentendo la fede nell'esistenza, la fede nell'universo, la fede nel proprio daimon, nella propria guida interiore, e quindi è come se la sua stella lo stesse guidando e rigenerando questa persona verso dei cammini luminosi. Con questa carta vedo una persona che sta viaggiando verso cammini luminosi, cioè ha la fede di viaggiare verso un cammino luminoso, è una persona che si sente supportata o supportato in questo momento, ha una bellissima energia con la stella e quindi di conseguenza questo si riversa anche nel rapporto con te. Vediamo la tua energia qual è. 8 di bastoni, tu hai un'energia molto veloce, comunicativa, è un'energia molto veloce, un'energia che, come si dice quando stai sempre sul pezzo, no? Hai un'energia di apertura, non è di chiusura la tua energia, è bellissima, è di apertura, di
di stare sul pezzo, mi viene proprio questa cosa, stare sul pezzo. Tu hai questo fuoco dentro, hai questo fuoco, questa energia vitale. E quest'otto di bastoni è anche la fede, no? E anche la fede. L'otto di bastoni potrebbe anche essere un po' di accelerazione in più, perché la stella è una carta di grande beatitudine. L'otto di bastoni è una carta molto veloce. Questa è una carta un po' più di sogno, questa è una carta più di fuoco. E non è né bene né male, ti sto descrivendo le due energie. Voglio vedere adesso qual è l'energia del legame. L'energia di voglia di nuovo, il paggio di bastoni, è un'ottima energia del legame, il paggio di bastoni. Questo legame ti sta insegnando ad aprirti al nuovo, ad essere, a scoprire, a darti allo sconosciuto, a ciò che non conosci. Lo spirito del legame, l'energia del legame vi sta autopotenziando in questo momento e vedo che siete entrambi ben predisposti. Ben predisposti. Come se foste guidati qua, perché l'energia del legame, lo spirito del legame è proprio, qua c'è l'immagine di un ragazzino, con questa piantina, no, appena nata, che la deve piantare, non la deve piantare in senso piantala, no. E, è curiosa l'energia del paggio di bastoni, è molto attraente, è molto attratta, cioè questo legame è come se sviluppasse in voi, lo spirito del legame vi sta portando a sviluppare un'energia erotica, procreativa, che non significa sessuale nel senso stretto, l'energia procreativa, l'energia che grazie all'altra persona e l'altra persona grazie a te vi aprite al nuovo, è proprio quello che lo spirito del legame vuole che incarniate. Ok? Vediamo adesso il desiderio e l'ombra. Vediamo qual è il desiderio dell'anima dell'altra persona verso di te. Il vero desiderio dell'anima dell'altra persona verso di te. Il 2 di denari è il desiderio dell'anima. Allora, questa persona è come se il vero desiderio dell'anima dell'altra persona nei tuoi confronti, il 2 di denari è la danza. L'anima dell'altra persona vuole danzare insieme a te, non essere una cosa fissa, vuole dinamismo, vuole avventura, dinamismo e anche equilibrio, no, tra gli opposti. È come se l'anima dell'altra persona si stesse modulando sulla necessità di danzare nella vita, di non essere statica o statico, no? Questo il fatto che l'anima dell'altra persona vuole che l'altra persona danzi nella vita e non sia statica, lo porta ad avere equilibrio nella vita. L'anima dell'altra persona vuole equilibrio nella vita e questo equilibrio si sviluppa nella dinamicità, nel non essere sempre uguale, nello stare tra i mondi. L'equilibrio si sviluppa nella dinamicità, perché la vita è continuo mutamento. Qualcuno diceva non ci si può bagnare due volte nello stesso fiume, no? E quindi la vita è mutamento, scoprire sempre l'adattamento al nuovo, siccome lo spirito del legame vuole il nuovo, no? L'adattarsi al nuovo, al nuovo, crea proprio questo dinamismo che è l'equilibrio che l'anima dell'altra persona vuole raggiungere in questo momento, vuole avere con te. Vediamo, non essere statici, ecco, questa è la danza. E per entrare ancora meglio nella lettura, mi viene subito da pensare che per fare integrare questo equilibrio all'altra persona, ma che è il tuo specchio, è la danza del piacere. Chi sta facendo la pratica dei 21 giorni lo so che lo fa nel programma, però se magari non l'hai ancora iniziata, ti consiglio di iniziare con la danza del piacere, va bene? Trovi tutto sotto l'info box, è la pratica dei 21 giorni. Vediamo qual è il desiderio dell'anima tua verso l'altra persona. Qual è il tuo vero desiderio dell'anima nei confronti dell'altra persona? 6 di bastoni, tu vuoi essere vista o visto, tu vuoi essere riconosciuta o riconosciuto. Allora, il vero desiderio dell'anima è quello di... Allora, mo ti dico una cosa, però voglio mettere le altre carte prima di dirti questa cosa, perché il vero desiderio dell'anima è quello di emergere
con la consapevolezza che l'altro ti fa da specchio. Cosa voglio dire? Cioè, siccome tu vieni vista o visto dall'altra persona, vieni riconosciuta o riconosciuto, quello, il desiderio profondo che hai, no? Che sia nell'ambito lavorativo, che sia nell'ambito familiare, che sia nell'ambito di amicizia, che sia nell'ambito sentimentale. Allora, il tuo vero desiderio dell'anima è quello di essere riconosciuto o riconosciuto. Al tempo stesso, non fare che questo desiderio dipenda dall'approvazione esterna, perché la tua anima vuole che tu ti riconosca prima di tutto in te stesso e in te stesso come una persona unica e ineguagliabile. Questo ti porta a essere riconosciuto anche dall'altra persona. E il trionfo, la tua anima vuole il trionfo nel darti alle novità, nel darti alle novità. L'altra persona ti porta, lo spirito di questa relazione ti porta verso novità, verso lo sconosciuto, no? E la tua anima vuole che tu abbia successo nel darti allo sconosciuto, nel darti alla novità. Anche se questo si potrebbe mascherare come la necessità di essere riconosciuta o riconosciuto dall'altro. Va bene? Quando tu ti dai a ciò verso cui questa relazione ti sta portando, allo sconosciuto, alla curiosità, al nuovo, allora vieni riconosciuto anche da questa persona. Ok? Vediamo qual è l'ombra o ferita attiva nel legame. Qual è l'ombra che si può attivare o la ferita attiva nel legame in questo momento? La necessità di avere ragione, re di bastoni, oppure la necessità, allora, oppure il troppo orgoglio, o la necessità di dirigere a tutti i costi, di essere un po' testarda o testardo, di fare come si dice, questo da entrambe le parti, perché è l'ombra, la ferita che si può attivare nel legame, va bene? Della serie un po' di orgoglio nel dire si fa come dico io, faccio come dico io, o da parte tua o dall'altra persona, questa è la ferita che viene attivata grazie alla quale tu nel momento in cui la vedi già prendi consapevolezza e si inizia a sciogliere. Quindi ombra o ferita, la voglia di dominare sull'altro, questo è il senso, la voglia di dominare sull'altro, quindi puoi sperimentare questa cosa o tu nei confronti dell'altra persona o l'altra persona nei tuoi confronti, tanto è lo stesso perché siete un organismo unico, no? E anche un po' di orgoglio con Re di Bastoni. Il Re di Bastoni ci parla anche della, come ferita, ombra o blocco, della mancanza di coraggio a fare qualcosa. Va bene? Sono tutte ombre o ferite che si possono attivare in questo legame. La paura di avere coraggio. Cos'è il coraggio, in questo caso, con lo spirito del legame? Il coraggio di darsi alla novità, al nuovo, come foste proprio degli adolescenti, la scoperta, la curiosità e non pensare di avere già tutto sistemato, di aver già conosciuto la vita, perché fino a quando sei su questa incarnazione devi sempre avere lo spirito del paggio di bastoni dentro, che è proprio lo spirito vitale, la curiosità. Senza curiosità non c'è più vita, non c'è più, c'è solo sopravvivere, non c'è vita, no? Sì. E qual è il dono nascosto in questa ombra? La ruota della fortuna, il dono nascosto è che nel momento in cui tu hai coraggio di essere chi sei senza sopraffare l'altro o inconsciamente il bisogno di essere visto o visto a tutti i costi, riconoscendo il tuo valore, la ruota della fortuna ci parla di un giro in spagnolo lo sto dicendo, inesperato, un giro insperato del destino che ti porta ad avere successo. Successo nella scoperta, successo verso il nuovo. Sì. Sì. Vediamo un po' dove vi sta conducendo l'anima del legame. Dove vi sta conducendo l'anima del legame? 9 di bastoni, ad essere resilienti, nonostante si possa percepire stanchezza, l'anima del legame, qua abbiamo un 9 di bastoni, è il guerriero resiliente. Cioè, nonostante sia stanco, ha lottato tanto, ha vissuto tante battaglie, non arrendersi,
non arrendersi, a lottare contro le proprie resistenze, le proprie ombre, le proprie paure, non arrendersi, non lottare contro l'altro, ma vedere l'altro come veicolo che ti sta facendo fare un passo importante verso un giro insperato del destino, che è quello di affidarsi allo sconosciuto, alla curiosità, al nuovo. E il 9 di bastoni qui è dove ti sta conducendo l'anima del legame. Qua c'è una persona anziana, no? Col bastone. Allora queste carte sono molto evocative perché ci parlano della saggezza che hai riconosciuto nelle tue esperienze e il non esserti mai arresa o arreso. E il coraggio di lottare ancora contro le proprie resistenze, perché sono le uniche che ci limitano le esperienze della novità, del nuovo. Questa è una relazione che ti sta portando a scoprire altro, altro, la curiosità del nuovo. Sì. Vediamo qual è il consiglio dell'amante mistico per te. Sette di spade, il consiglio dell'amante mistico. Astuzia sacra, il carro. Astuzia sacra, il consiglio. È un po' come, sai, il sette di spade è la carta del ladro, no? Il ladro per eccellenza nel mito greco è Hermes, Mercurio, il protettore dei ladri. E quindi mi viene da pensare che l'astuzia sacra, il consiglio dell'amante mistico per te è di usare astuzia sacra. Cosa vuol dire astuzia sacra? Non dire tutto a tutti, prima di tutto. Custodisci dentro di te le cose. Cioè, non palesare tutto a tutti. So che questa voglia di emergere, no? È un silenzio strategico. Piuttosto è ascolta prima di dire qualcosa. C'è nel libro Wabi Sabi, bellissimo, la nobile arte di essere l'ultimo a parlare. È difficilissimo. Dopo che ascolti tutti, no? Ascoltare non significa ascoltare con la mente, ascoltare con le emozioni. L'arte di essere l'ultimo a parlare. Allora parla per ultimo. Non rivelare tutto e soprattutto non prendere la porta principale, prendi la porta, quella dietro, ti stanno dicendo. È simbolica come immagine. È l'astuzia sacra, non per manipolare l'altro, ma per, scusami il termine, fottere la tua stessa mente razionale. Ok? Vediamo un po'. Adesso voglio vedere possibile evoluzione se si accetta questa guida. Vinci, l'imperatrice. Possibile evoluzione se si accetta questa guida? Vinci. L'imperatrice mi parla di crescita, successo, prosperità e abbondanza. Realizzi tutto ciò per cui questo legame è venuto a portarti. Quindi qua c'è una donna incinta, no? Partorirai qualcosa che è una tua creazione. L'imperatrice mi parla di successo, di riconoscimento, proprio questo sei di bastoni qua che voleva la tua anima, no? Mi parla di realizzazione di progetti, maturazione, gestazione e espressione di progetti, un progetto creativo, un progetto di qualsiasi natura, anche relazionale. E quindi questa lettura mi sta parlando, per molti di voi non avete chiesto di una relazione sentimentale, per alcuni di voi, altri di voi sì, avete chiesto di una relazione con una persona che vi sta portando al nuovo, alla novità. E allora questa persona ha un'ottima energia nei tuoi confronti e tu anche. Allora, l'unica cosa da vedere qui è di usare un'astuzia sacra, non palesarsi subito, essere l'ultimo a parlare,
fare ciò che la tua intuizione ti dice e avere il coraggio di seguire l'intuizione e il coraggio di non mostrarti subito, di non mostrare subito le tue intenzioni rispetto ai tuoi progetti e alle tue cose, ma di centellinarle le cose. E soprattutto abbi il coraggio, perché sei una guerriera, un guerriero resiliente. E questo dove ti porta? Istantaneamente, all'improvviso ti arriva una svolta divina che ti vede manifestato ciò che la relazione ti sta portando. Successo, prosperità e abbondanza. Se mi parli di un progetto creativo, è sì, 100% è sì. Se mi parli di una relazione d'amore, è sì, 100% sì. E quello che ti sta insegnando la relazione, non aver paura dello sconosciuto e soprattutto saperti adattare ai movimenti e ai flussi della vita senza volerli controllare. Magari c'è un po' di orgoglio o tuo da parte dell'altra persona e la voglia di emergere, magari dopo tante fatiche questa emersione non sta arrivando, no? Ok, astuzia sacra, perché vinci con l'imperatrice. Va bene? Vediamo adesso con dove stanno i mini tarocchi? Eccoli, sì. Tu stai riprendendo? Sì. Allora, vediamo adesso con questa stella. Abbiamo visto l'energia dell'altra persona, no? Andiamo ancora nello specifico questa energia della stella nei tuoi confronti. La forza. Qua vediamo una persona che ha il coraggio di essere, il coraggio o di recuperare un rapporto, il coraggio di voler. Qua questa persona ha coraggio, mi dicono, ha coraggio. Nei tuoi confronti la forza, mi parla di una persona che sa gestire, passano il termine, i propri istinti più. Non lo so se dire basso si può dire ormai nella nostra ottica sciamanica, ma per intenderci è una persona che ha la pazienza e il coraggio al tempo stesso, un grande cuore aperto. Qua abbiamo la luna, questa è una persona che ha il coraggio di sentire le proprie emozioni, di scendere in profondità, l'ha già fatto e ha trovato la fede. Quindi nei tuoi confronti è una bellissima energia. Vediamo la tua energia con l'otto di bastoni nei confronti di questa persona. Vediamo cosa esprime questo otto di bastoni, si esprime irrequietezza, si esprime passione. Vediamo un po'. 8 di bastoni, la tua energia nei confronti di questa persona. Guarda, guarda, guarda. La stella è un'energia bellissima tra tutti e due. Tu senti una grande fede nella connessione con questa persona. Una grande fede, passami il termine, lo sai che non mi piace, speranza, connessione, fede. A te vedo un'energia più accelerata, l'altra persona vede un'energia più calma della tua, ma non è né bene né male, ti sto descrivendo proprio letteralmente quello che mi stanno narrando. E vediamo l'energia del legame, lo spirito del legame con questo paggio di bastoni. Perché ti ho detto questa cosa? Perché qua la piantina, no? Quando la pianti, la innaffi, ti prendi cura, no? L'accelerazione, il volermi mostrare, eccetera, non è funzionale, no? Anzi è disfunzionale, ecco perché il consiglio è no, copriti, meno significa più, meno è più, ok? Vediamo lo spirito del legame con il paggio di bastoni, il 9 di bastoni. Questa relazione ti sta portando a essere resiliente anche quando ti senti stanca o stanco, a essere coraggiosa o coraggioso verso la novità, verso il nuovo, anche se dici ne ho passate tante, non ho più l'età, quelle solite frasi, scusami il termine, di merda, che sono nel nostro luogo comune. Qua stiamo a infrangere il luogo comune che ci rende stupidi, inetti e senza potere. Quindi lo spirito del legame ti sta portando a non abbassare mai la guardia davanti a cosa? Davanti a ciò che non conosci, davanti all'entusiasmo. Cioè datti all'entusiasmo. Il paggio di bastoni è lo spirito dell'entusiasmo. Sii resiliente, cioè confida che il miracolo della vita accade per te adesso. Va bene? Vediamo adesso con il 2 di denari il desiderio dell'anima di lui verso di te, o dell'altra persona, scusami, che sia uomo o donna, non importa. Il 2 di denari, il 5 di coppe, l'altra persona ha vissuto una grande perdita emotiva,
o tra di voi o in passato, nel recente passato. È come se stesse cercando di portare equilibrio nella propria vita tra le emozioni più profonde che sente e questa aspirazione ad emergere dell'anima attraverso la vostra relazione, no? O interazione. Quindi questa persona, se la conosci già, è volta proprio a portare equilibrio nella vostra relazione, nel vostro confronto, nella vostra interazione, a portare equilibrio dopo un momento di grande depauperamento, magari energetico, di tristezza, di malinconia, di abbandono. E, e quindi vuole portare equilibrio tra proprio il due denari, un po' con questa carta del 5 di coppe, equilibrio tra invisibile e visibile, cioè dare credito all'invisibile quanto si dà credito al visibile e farli cooperare insieme. In questo modo si ha l'equilibrio. Le vere intenzioni dell'anima sono quelle di portare equilibrio dopo un grande dolore emotivo. Ok? Vediamo invece il desiderio della tua anima verso questa persona col 6 di bastoni. Re di coppe, il desiderio della tua anima è quello che tu... Allora, qua è molto chiaro. Il re di coppe, il desiderio della tua anima è quello che tu venga riconosciuta o riconosciuto per la purezza delle tue emozioni. Che tu venga riconosciuto o riconosciuto come una persona di spessore emotivo, come una persona che ha adultità animica, come una persona che anche tu hai vissuto i tuoi inferni, hai vissuto le tue emozioni più ctoni, sotterranee, è come se fossi adesso risalita o risalito, no? Tu vuoi essere riconosciuto o riconosciuto come una persona di fiducia, come una persona su cui ci si può contare. Ok? Ecco perché parla meno, agisci di lato, no? Che non significa agire male, anzi, non esporre subito, cioè sii una persona che ascolta prima di parlare, ascolta tanto, perché il desiderio profondo della tua anima è quello di essere riconosciuta per la tua maturità emotiva raggiunta. Sì, ho raggiunto. Vediamo qual è l'ombra, la ferita attiva nel legame con il re di bastoni. 5 di spade. O la mancanza di coraggio nell'esprimere la propria essenza, oppure essere un po', come dire, non impertinenti, l'ho detto prima la parola, è un po' orgogliosi, orgoglioso, si fa come dico io, ehm, questa è un po' il leader al contrario, no? Il leader, come si dice di quel termine? Che si fa come dico io a tutti i costi perché io so, io vedo. E al contempo questa è la mancanza di coraggio nel fare certe azioni. Oppure la figura del leader ferito. E questo è il senso. Il leader ferito cosa fa? Questo volevo dire, ecco, si impone, imporsi sull'altro, si impone il leader ferito. Si impone. Mm. Vediamo ancora con il dono nascosto in quest'ombra con la ruota della fortuna. Il 10 di bastoni. Allora, il 10 di bastoni mi dice che il dono nascosto sono la perdita di pesi e di responsabilità perché il destino girerà a tuo favore in merito a tutto quello che abbiamo letto, in merito alla relazione, no? Quindi quando la ruota gira ci si tolgono di dosso i pesi. Ci si tolgono di dosso i pesi perché tu vieni riconosciuto o riconosciuto come una persona di cui ci si può fidare, aver raggiunto una maturità emotiva, vieni riconosciuta sia per dentro che fuori, l'altra persona mette equilibrio nelle sue profondità e tu realizzi gli obiettivi. La relazione giunge a compimento realizzando l'obiettivo in questa connessione, togliendoti di dosso i pesi di responsabilità o i pesi di doveri o i pesi di dover fare, il dover essere, no? Che ci portiamo addosso. Adesso vediamo sul 9 di bastoni dove ti sta conducendo l'anima del legame col 9 di bastoni a una piena stabilità. La resilienza, il coraggio ti porta a una piena stabilità del 10 di denari, che sia una famiglia, che sia la realizzazione di un progetto o qualsiasi cosa, ti porta alla piena stabilità con questa resilienza. Adesso andiamo a vedere il consiglio dell'amante mistico per te sul 7 di spade. Guarda, agire come ti ha detto il 7 di spade con l'astuzia sacra ti porta a una felicità incontenibile. Col 9 di coppe. Il consiglio qua col 9 di coppe è gioisci
per te prima di tutto, gioisci per te, e soprattutto il 9 di coppe mi parla di una soddisfazione emotiva del qui ed ora, quindi gioisci per te nel qui ed ora, al di là dell'altra persona, nel fare quello che ti piace, nel dare luogo, no, a questa scoperta che ti anima da dentro grazie allo spirito del legame. Gioisci per cose tue, per conto tuo, parla poco, il giusto, e questo ti porta alla realizzazione. Vediamo l'evoluzione, se accetti questa guida con l'imperatrice. Il 7 di denari mi parla che l'investitura porterà buoni frutti, gli amanti, farai la scelta giusta, e si fa assolutamente sì. Asso di denari, allora, se segui questa linea, questo ti porterà alla realizzazione di questa connessione piena sul piano pratico, sul piano concreto, che sia di amore, che sia di lavoro, o ambedue. Però la giusta attesa con il 7 di denari, no? Il 7 di denari è l'attesa fruttifera, la persona ha piantato, qua c'è di nuovo l'immagine della semina, vedi? Lo spirito di questo legame ti sta portando ad avere curiosità verso il nuovo, a esplorare nuove cose che ti portano anche dentro di te a esplorare nuove capacità che hai. E di conseguenza qua c'è un'altra piantina che sta mettendo radici, quindi ti dice la pazienza, che te lo dice anche l'imperatrice, nel coltivare il legame in questi termini, porterà a creare radici talmente profonde che si strutturerà un legame indimenticabile, solido e duraturo, e anche nel progetto che stai portando avanti, ok? È una lettura bellissima, una lettura bellissima. Vediamo adesso, in merito a quello che ti hanno detto, questi oracoli cosa ti raccontano? Un mondo più profondo. Questa connessione ti sta portando un mondo più profondo, un po' quel 7 di spade, no? Il nascosto, il profondo, il non visto. Questa relazione, connessione ti sta portando a vedere la vita in modo più profondo, più profondo. Ed è un adempimento straordinario questo, straordinario. Ora, parlando di relazione, quindi sentimentale, vediamo cosa ti dicono i miei potenti oracoli lui lei, che potete trovare sotto l'info box in descrizione. Parlando di relazione sentimentale, l'altra persona quindi come si muove nei tuoi confronti, a cosa sono conformi i suoi passi, le sue azioni. E qua ci mettiamo una dei miei oracoli e una carta di tarocchi. A cosa sono conformi le sue azioni nei tuoi confronti? Allora, io ti stupirò, lasciati stupire, ti stupirà, ti dice, ti stupirà. E vediamo a quale carta dei tarocchi corrisponde. 3 di coppe, ti stupirà nel farti sentire allegro nel celebrare la vostra connessione. Vedo che farà azioni di condivisione, di amicizia profonda, di bellezza, di armonia, di riconciliazione. Queste sono le azioni che farà questa persona. Va bene? Adesso, ragazze mie e ragazzi, vi chiedo di farmi una domanda. Una domanda. Prendiamoci questi oracoli, scusami, questi tarocchi. In merito alla domanda che mi stai facendo, qual è la risposta da parte del tuo spirito guida e del mio? La risposta alla tua domanda. Regina di coppe, 10 di spade, cinque di spade, regina di spade, il 7 di bastoni.
Allora, la risposta è ni, perché dipende dalle gabbie mentali che hai. È ni, è ni. In questo momento la risposta è ni. Non è un no secco, non è un sì secco. E dipende dalle... perché la legge, la condizione, la verità da rispettare in questa, nella domanda che mi hai fatto è avere una verità netta dentro di te e tagliare il superfluo, perché il superfluo ti sta impedendo di vedere qualcosa che il tuo cuore sta aspettando. E ni, in questo momento è ni, perché la mente ti può ingabbiare. Allora, ragazze mie e ragazzi, il tuo cuore lo sa qual è l'adempimento vero. Siete voi le co-creatrici e co-creatori. Quindi, se mi hai fatto una domanda inerente alla lettura, è come ti ho detto. Se mi hai fatto un'altra domanda inerente a qualsiasi altra cosa, dipende, e quindi in questo momento è no, perché è come se il tuo cuore si sta acclimatando al piacere della scoperta del nuovo, di qualcosa che il tuo cuore lo sa già, è la tua mente che si sta acclimatando al nuovo. Quindi per tutte le altre risposte è un no, perché c'è qualcosa che tu devi guarire dentro che è meglio di quello che mi stai chiedendo. Va bene? Quindi, ragazze mie e ragazzi, detto questo, io passo all'altra variante, se mi segui anche lì, magari pensando a un'altra persona o semplicemente perché vuoi rispondere a un'altra domanda anche se non riguarda la relazione. Altrimenti ti abbraccio forte e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi nella seconda variante. Andiamo a vedere cosa sta accadendo tra di voi, cosa sta per accadere. Andiamo a vedere cosa è accaduto, cosa sta accadendo nei mondi sottili e vediamo qual è la splendida narrazione che gli spiriti a mezzo dei tarocchi ci faranno. Allora, mettiamo qui il turchese. Chiedo al mio amante mistico e agli spiriti di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia visione, gioia, bellezza e prosperità. Andiamo a vedere il campo adesso, l'energia dell'altra persona, della persona a cui stai pensando adesso. La tua energia di te proprio adesso. Qual è lo spirito del legame, l'energia del legame adesso? Allora, l'energia dell'altra persona adesso. Qua abbiamo il matto. Questa è una persona che si affida alla vita. Il matto come energia è una persona che non vuole vincoli, è una persona che agisce per istinto, che si dà alla vita. Allo stesso tempo è una persona su cui non puoi fare affidamento nel senso standard del termine, ma puoi affidarti alla follia, alla sana follia, anche a una certa imprevedibilità. È come se mi mandasse già lo spirito di questo legame, no? L'altra persona ha un'energia di viviamo il momento, di eh, quell'incoscienza che se vista dal profilo giusto porta i suoi frutti. È una persona che ha il matto chi è? È colui che ha da poco concluso un grande ciclo, perché alla fine dell'arcano 21 e il mondo arriva il matto, no? C'è un inizio della sua vita, si sta godendo la vita oppure prende la vita così come viene perché ha fede nell'esistenza, allo stesso tempo si lascia portare dagli eventi, no? A seconda della consapevolezza spirituale può avere più o meno fede negli eventi o avere questa volontà di darsi. Qua c'è una persona che si sta per buttare gioiosamente dal balcone con la necessità, con la consapevolezza di essere sorretta. Quindi puoi vedere questa persona come un'opportunità o come un ostacolo, cioè a seconda, perché la vita e il karma non è quello che ti arriva,
non ha tanto a che fare con quello che ti arriva, ma come ti relazioni a ciò che ti arriva. Allora se ti relazioni come un'opportunità, allora tu riesci a sperimentare tue qualità, talenti e doti altrimenti inesplorati. Ok, questa energia di matto ha questa persona, magari un po' folle, un po' matta o un po' imprevedibile. Vediamo la tua energia adesso. Qua tu hai un'energia di guarigione, la temperanza. Tu hai un'energia molto paziente, molto calma, molto paziente. È come se lo specchio di questa persona ti stesse portando a riequilibrare le tue interiorità, a guarire. Tu hai un'energia di guarigione, come se lo spirito di questa persona ti stesse portando a una guarigione. Siccome il matto è una persona che entra nella tua vita o che sta nel tuo campo, il campo energetico, affinché tu possa portare quel pizzico di follia che ti serve a guarire. Perché la guarigione avviene prima sul piano psicospirituale, no? Quel pizzico di follia, quella sana follia che ti permette di portare una guarigione interna. È come se tu fossi paziente con questa energia di matto, no? Ma nella tua pazienza, questo è un lavoro certosino che stai facendo, perché questa tua pazienza ti sta portando a incarnare quella sana follia che ti serve per avere un giusto equilibrio nella tua vita. E soprattutto con la temperanza mi dice che il tuo spirito guida, l'amante mistico, ti sta guidando in questa connessione. Vediamo qual è lo spirito, l'energia del legame. Il 3 di denari è un'energia di cooperazione, è proprio quello che ti ho detto adesso, è incredibile. Lo spirito del legame è che il legame, lo spirito vuole del legame che voi cooperiate, che voi vi specchiate. Sai che cos'è il 3 di denari? Allora, qua ci sono tre figure diverse, no? Ed è molto bello il 3 di denari perché ti dice, qua c'è la persona che costruisce manualmente, qua c'è la persona che ha mandato a fare i lavori, qua la persona che dirige. Cioè, ognuna di queste persone ha delle qualità e dei talenti unici. Entrambi, cioè tutti e tre, si uniscono per creare una struttura solida. Nel 3 di denari non c'è competizione, c'è cooperazione grazie alle proprie competenze e capacità. Ognuno dei tre personaggi vede delle qualità uniche nell'altro con le quali si può cooperare. Quindi lo spirito del legame vuole che voi cooperiate, lo spirito del legame. Che magari questa persona porta la sana follia e tu porti una guarigione. Tu porti la pazienza a questa persona che può essere un po' più istintiva, un po' più faccio come sento, arrivo l'impulso, tu porti la pazienza a questa persona e questa persona ti porta la sana follia. Insieme cooperate. Ok. Mi può parlare di qualsiasi legame? Di natura sentimentale, di natura lavorativa, di natura amicale, di natura di conoscenza. Vediamo adesso il desiderio dell'anima dell'altra persona verso di te. Qual è? Il desiderio dell'anima dell'altra persona verso di te. Allora, questa persona, c'è un 5 di coppe, è come se questa persona volesse recuperare con te. Se già la conosci, il desiderio dell'anima è come se l'anima gli dicesse a questa persona: non guardare ciò che hai perduto nella tua vita, non ti focalizzare con la sensazione di non vivere da vittima ciò che hai perduto nella vita o ciò che ha perduto con te, ma piuttosto guarda ciò che resta e riparti da lì. Ci sono due coppe piene qua e due coppe rotte versate, no? E c'è una persona che si focalizza su ciò che è stato perduto, non guardando che ci sono invece le coppe piene. Quindi il desiderio profondo dell'anima è quello di prendere il suo dolore e di trasformarlo in ripartiamo da ciò che resta. Oppure l'anima vuole che questa persona reagisca positivamente, reagisca con alleanza alle emozioni più ctonie, sotterranee, che attraverso questo legame con te si riattivano. Ok? Vediamo adesso il desiderio dell'anima tua verso questa persona. Qual è il desiderio profondo dell'anima tua? Il desiderio profondo dell'anima tua è quello di portare ordine. Tu hai un'energia molto matura in questo legame, molto più matura dell'altra persona, ma ciò non significa che l'altra persona non ti dia delle chiavi importanti per portare guarigione alla tua vita. L'altra persona ti dà la sana follia, che è fondamentale come imperatore della temperanza. Perché l'imperatore, il desiderio profondo della tua anima è costruire sulla base
della sana follia. Però costruire. Perché se la follia la lasciamo vagare così, allora diventa incostanza, non costruisce niente. E invece la sana follia ti permette di costruire un tempio che è un tempio imperturbabile dagli eventi esterni una volta costruito, no? Quindi il desiderio della tua anima è quello di costruire, di portare, di avere ordine, ma ordine non significa l'anima non vuole un ordine statico, l'anima vuole un ordine basato sull'accensione della propria, sul desiderio di emergere, basato sulla magia della vita che la mente razionale vede come un'imprevedibilità non gestibile, no? E quindi la sana follia costruisce dei territori veramente stabili quando è integrato dentro, no? Quindi il desiderio della tua anima è costruire su queste basi. E qual è l'ombra alla ferita che è attiva nel legame? Le paure di perdere il controllo. La luna, ma non solo le paure di perdere il controllo, è tua la paura di uscire fuori dai ranghi, fuori controllo. E per l'altra persona è le paure la paura relativa alle sue emozioni, la paura di sentire profondamente le sue emozioni come spiriti alleati e non come demoni che lo perseguitano, vista nell'ottica immaginale, no? Quindi l'ombra del legame è le paure profonde e inconsce che sono paure ataviche. E ricordiamo che lo spirito del legame, lo spirito del vostro legame è quello di cooperare, di vedere le vostre differenze e farne potenti alleati. Non aver paura di vedere la differenza, perché la differenza è un arricchimento, non è una diminuzione. E quindi la luna ci porta a pensare che ci può essere confusione inerente proprio a vedere la differenza con l'altro come una diminuzione, come vedere l'altro che è talmente differente da te, sono due figure completamente opposte, no? Vedere che l'altro è talmente diverso che si ha paura a cooperare insieme, in caso si perde il conosciuto. Mi spiego? Vediamo invece qual è il dono nascosto in questa ombra, qual è il dono che ricevi da quest'ombra. Il 7 di spade. Allora, il dono che ricevi è l'astuzia sacra, navigare tra i mondi. Il dono che ricevi è, siccome il 7 di spade è una carta che spesso è mal vista, no? Però è come dono, chi è il 7 di spade? Il 7 di spade è il ladro, la carta del ladro. E chi è nella mitologia il protettore dei ladri? Hermes, Mercurio. E anche il giocoliere, colui che è astuto, no? Il dono nascosto in questa relazione è un'astuzia sacra, che non significa evitare l'altro, ma significa allora, significa prendere le cose non di petto, cioè non entrare dalla porta principale, entra dalla porta di servizio. Cioè, come ho spiegato anche nell'altra lettura che è uscito di nuovo il 7 di spade, è stupenda questa cosa, essere l'ultimo a parlare, cioè ascoltare tutti, essere l'ultimo a parlare, è una grande esperienza di umiltà. E l'umiltà, soltanto un vero re può essere umile, perché un vero re conosce tutte le sue profondità, le profondità del suo regno. E allora non ha bisogno di dimostrare all'esterno, ma piuttosto agisce secondo ispirazione, senza mostrare subito le sue intenzioni, perché magari si possono plasmare agli eventi che verranno subito dopo. Ascolta tutto e tutti, ma soprattutto ascolta con la voce del silenzio. Ascoltare la voce del silenzio, questo è il grande dono del 7 di spade, significa spegnere la necessità di parlare, di dire, di esporre subito e ascoltare quello che è la tua profondità della luna. Guarda come il 7 di spade guarda la luna. Ascoltare la voce del silenzio. Ascoltare la voce del silenzio, quando tu ti metti in meditazione e chiedi allo spirito del silenzio di mostrarti qual è l'archetipo
che stai mettendo sulla scena della vita e che devi trasformare, allora quando stai 20 minuti, 25 minuti in silenzio, ti arriveranno immagini. Le immagini, perché l'anima parla per immagini, lo spirito del silenzio parla per immagini. Allora lo spirito del silenzio ti mostrerà delle immagini. Già nel momento in cui vedi quelle immagini, tu incarni il dono del sette di spade e saprai come muoverti, saprai cosa dire, quando dire, perché ti sei alleata o alleato allo spirito del silenzio e allora non ci sarà più confusione. Ok? Vediamo dove vi sta conducendo l'anima del legame. Dove vi sta conducendo l'anima del legame. Bellissimo, il paggio di bastoni. L'anima del legame vi sta conducendo a esplorare qualcosa di nuovo che non avete mai esplorato. E voglio dire, tutta la lettura sta dicendo questo, no? Il paggio di bastoni mi parla di novità, di scoperta, della novità che ti emoziona, vi sta conducendo a esplorare qualcosa che non avete mai esplorato, qualcosa di nuovo e soprattutto anche grazie all'approccio differente che l'anima del legame sta facendo. Cioè, vedere le differenze come un arricchimento, non come una diminuzione, ti porta a scoprire delle qualità, dei talenti di te che non sapevi di avere e anche nell'altra persona. Il nuovo, l'eccitazione per il nuovo. Perché una volta che abbatti le resistenze e gli attaccamenti a quello che lo spirito del legame chiede, arriva un'energia vitale stratosferica. Ok? Qual è il consiglio dell'amante mistico per te adesso, in questo momento? Non pensare, 4 di spade. Il consiglio è riposati, non pensare. Dire non pensare è come dire al cuore smetti di battere, è impossibile. Il 4 di spade come consiglio ti dice medita, chiedi allo spirito del silenzio, fai questa meditazione per 20 minuti, magari mettiti il timer, posizione meditativa, seduta a gambe incrociate, seduto a gambe incrociate, oppure posizione del faraone, seduta sulla sedia con le mani sulle cosce. Chiedi allo spirito del silenzio di mostrarti qual è il mito che stai mettendo sulla scena della vita e che devi trasformare. Stai 20 minuti e vedrai che arriveranno immagini, magari dopo segnati quelle immagini, perché il fatto che tu veda quelle immagini, essendoti alleata o alleato allo spirito del silenzio, ti porta alla soluzione. Ok? Qual è la possibile evoluzione se si accetta questa guida, alleandosi allo spirito del silenzio? Meraviglioso, la stella, realizzazione del tuo sogno più profondo. La possibile evoluzione del legame, non solo del legame, qua è fede nel legame, fede del rapporto e realizzazione di quello che lo spirito del legame vi chiede. Cooperazione, costruzione, la realizzazione del sogno, realizzazione della fede, guarigione. Quindi io non so che tipo di legame sia, siamo migliaia, per ognuno di voi è diverso. La possibile evoluzione, se ascolti questa guida, è realizzazione del sogno profondo che il legame porta con sé. Bellissimo. Ok? Adesso voglio vedere con le specifiche sulla l'energia, l'energia di lui ora, no? Cioè di lui o dell'altra persona, insomma. Con il matto come energia sua, nei tuoi confronti questo matto che energia ha? Questo matto? Come si conforma il matto nella relazione con te? Il paggio di spade ti osserva prima di agire, guarda, ricerca, cioè cerca di capire, captare i tuoi movimenti, ricerca, studia, guarda, osserva, prima di lanciarsi da matto, non è un lanciarsi così, prima osserva i movimenti, studia, anche se lo fai in modo più, come dire, meno maturo di te, ma non significa peggio, va bene? Osservati, guarda, va bene? Vediamo la tua energia nei confronti di questa persona con la temperanza. Come si riversa la temperanza, che è la tua energia a sé stante, cioè quella che tu hai nei confronti dell'altra persona?
La luna, stai cercando di portare guarigione e pace in merito a una confusione o a delle paure che l'altro ti suscita. Quindi hai paura, sei confusa o sei confuso, questo è, ok. In merito invece allo spirito del legame col 3 di denari, cosa ci aggiungono? Dove avviene questa cooperazione? Come si sviluppa questa cooperazione? Cosa chiede lo spirito del legame? Lo spirito del legame ti chiede questa cooperazione perché ti permette di chiudere un ciclo doloroso che avete vissuto entrambi. Non lo so se tra di voi, è possibile che c'è stata una fine netta nelle vostre vite, o fra entrambi, vecchi modi di fare, di agire, oppure li avete vissuti separatamente. Cooperare con due archetipi così diversi e vedere l'arricchimento con l'altro e non una diminuzione, non la paura di una persona che è diversa da te, ti permette di chiudere un ciclo dolorosissimo. Ok? Vediamo adesso il desiderio dell'anima dell'altra persona verso di te col 5 di coppe. L'altra persona vuole aprirsi emozionalmente a te, vuole mostrarsi vulnerabile ed è bellissimo, è col paggio di coppe uno spirito dolcissimo. Il vero desiderio dell'anima è allearsi alle proprie emozioni, quelle profonde, il dolore che ha potuto vivere in una relazione passata o con te, e aprirsi, mostrarsi vulnerabile, corteggiare con quella bellezza del fanciullo che riscopre l'amore, no? Questo è il desiderio dell'anima, di aprirsi all'amore, di non chiudersi. Vediamo adesso il desiderio dell'anima tua verso questa persona con l'imperatore. Con l'imperatore che hai come energia, vediamo su che basi questo imperatore vuole agire con la tua anima nei confronti dell'altra persona, nel dimostrare all'altra persona che sei una persona stabile emotivamente, una persona di cui ci si può fidare. Una persona, nel desiderio della tua anima è quella di, nei confronti dell'altro, dimostrarti una figura stabile di riferimento a livello emotivo. Infatti, come ti dicevo, qua c'è una maturità animica più grande da parte tua rispetto all'altra persona. Però l'altra persona ti porta quella sana follia, quel pizzico di sana follia, e tu porti il radicamento nelle emozioni. Ok, vediamo qual è l'ombra ferita attiva nel legame con la luna. Quali sono le paure più profonde a cui questo legame ti porta a galla, le paure più profonde? Il 6 di spade, quelle dell'allontanamento emotivo. Magari mi lascia o mi abbandona, o magari entrambi, la distanza emotiva, le paure più grandi che porta a galla questo legame sono le paure relative alla distanza emotiva. Magari l'altro lo percepisci più incostante e allora anche per quanto riguarda te questa persona ti sta portando a portare pace nei tuoi abissi interiori in merito alla distanza emotiva, perché non è così come vedi qua. Vediamo ancora sul dono nascosto in questa ombra col 7 di spade, lo spirito del silenzio, dell'astuzia sacra, che significa allearsi allo spirito del silenzio. Il 7 di spade, qual è il dono nascosto in questa ombra? La regina di spade, essere lucida, avere una mente risvegliata da permetterti di discernere. Il discernimento è diverso dal giudizio. Il discernimento ti permette di dire questo va bene per me, questo non va bene per me, ma quello che non va bene per me non significa che non sia giusto e buono o che sia cattivo. Questo è il discernimento. Quindi il dono nascosto in quest'ombra è proprio la capacità di avere una mente illuminata da percepire lo spirito del silenzio cosa ti vuole dire e di affidarti completamente a quello. Una mente illuminata. Vediamo dove vi sta conducendo l'anima del legame. In merito al paggio di bastoni, dov'è che si sviluppa questo entusiasmo, l'apertura al nuovo, la voglia di conoscere e scoprire nuovi talenti, capacità che questo legame grazie alla cooperazione vi porta a fare? Paggio di bastoni. Il 4 di denari, a smettere di trattenerti. Quindi a smettere di trattenerti o di trattenervi, quindi la curiosità, il nuovo, senza curiosità non c'è vita, non c'è passione, no? Si riversa in tutte quelle aree dove tu tendi a trattenere. Ok, questo è mio, ho paura che me lo rubano, questo, o che si tratti di emozioni o di energia. Smettere di trattenere.
Vediamo qual è il consiglio dell'amante mistico per te con il 4 di spade, oltre allo spirito del silenzio che abbiamo visto, il 3 di bastoni. Dialogare con lo spirito del silenzio, come ti ho detto come pratica, ti porterà ad aprire un'espansione dirompente, a vedere il futuro, a vedere l'orizzonte finalmente, laddove con la luna non si percepisce l'orizzonte perché si ha paura. Ok? Ad aprire nuove prospettive. Adesso con la stella, possibile evoluzione se si ascolta questa guida con la stella. Cosa mi parla questa realizzazione? La giustizia, bellissimo. Il 6 di bastoni, wow, la morte. Ne esci vincente. Mi parla di realizzazione di desideri, giustizia karmica che arriva, sentirti vincente finalmente, un cambio radicale in diversi aspetti della tua vita, non un solo aspetto, ma in diversi aspetti della tua vita. Qua abbiamo giustizia per le questioni legate al lavoro, alle questioni legate a tutto quello che questa persona è per te, arriva la giustizia laddove hai percepito ingiustizia e anche firme di contratti, firme di qualcosa. Qua tu vinci e si crea un cambio su più aspetti della tua vita. E qua abbiamo la temperanza, bellissimo. Vedo pace, vedo guarigione, vedo il supporto del tuo amante mistico. Allora qua parliamo anche, se parliamo di per esempio una relazione sentimentale, vedo la realizzazione di un sogno d'amore, ma è più che altro la realizzazione del tuo amante mistico che si incarna nella forma corporea. Io non so se ti ricordi il podcast Magia Pratica 10, ti consiglio proprio di guardarlo con queste carte qui per quanto riguarda l'amore. Perché realizzare l'amore col proprio amante mistico significa realizzare l'unicità della tua vera natura e poi palesarla all'esterno. Qua hai la vittoria su ciò che desideri profondamente. Va bene? Ok, vediamo adesso con una carta di tarocchi le azioni che farà questa persona nei tuoi confronti, a cosa sono conformi. Le azioni che farà questa persona, a cosa sono conformi. Al 2 di coppe. Al 2 di coppe. Quindi, se una relazione sentimentale all'amore, puro, incondizionato, qua abbiamo Hermes di nuovo, il simbolo di Hermes di Mercurio, vedi? Grazie allo spirito del silenzio. E se una relazione a livello relazionale e lavorativa è una perfetta partnership, bellissimo. E adesso in merito alla relazione sentimentale voglio usare i miei potenti oracoli lui-lei che potete trovare sotto all'info box in descrizione su cosa ti dirà questa persona, cosa guida questa apertura emotiva che l'abbiamo vista qui, no? Vediamo. Sono geloso di te. E c'è un forte, allora questa persona muoverà mossa da una profonda passione e gelosia. E quindi perché c'è questa gelosia? Perché comprende il valore del tuo essere. Che cos'altro? E quindi uscimmo a rivedere le stelle, la stella. Allora, nella misura in cui ci sono dei problemi, verranno risolti. Lo spirito del legame te lo diceva. Grazie a cosa? Alleati allo spirito del silenzio. E si realizza un sogno con la stella. Cos'altro questa persona muove i suoi passi nei tuoi confronti? Ho sempre avuto paura dell'amore. Poi sei arrivata tu e mi hai sorriso. Sono spacciato, mi sono innamorato. E quindi vediamo questa persona che è un po' impacciata, no? Tu hai una maturità emotiva più grande, però allo stesso tempo ti porta la gioia di quella freschezza della giovinezza interna che ti permette di avere fede nella sana follia. Mi spiego, ha avuto paura dell'amore perché ti ho detto che viveva un dramma qua importante col 5 di coppe, no? E la paura ad essere di nuovo vulnerabile, ma la sua anima lo chiama a fare, assolutamente.
a fidarsi di nuovo dell'altra persona. Sì. Vediamo adesso cosa ti dicono queste carte, oracoli. Cosa ti dicono gli spiriti? Lo spirito del legame a mezzo di questo oracolo. Lo otterrai, otterrai la realizzazione del tuo desiderio, la stella. Non puoi forzare i fiori a crescere e neppure le piante a germogliare. Abbi pazienza, la pazienza è uscita 2 volte qua, la temperanza, e rispetta che tutto arriva a suo proprio ritmo e tempo. Quindi è una promessa di fiducia che lo otterrai, otterrai il tuo sogno. Va bene? Adesso, ragazze mie e ragazzi, ti chiedo di farmi una domanda. Può essere relativo a questa persona, a questa relazione, oppure una domanda che non c'entra con la lettura. Va bene? Ok. Allora, chiedo al mio amante mistico qual è la risposta alla tua domanda. Qual è la risposta alla tua domanda? Cavaliere di coppe, 3 di bastoni, 10 di spade, 10 di coppe, guarda, è uscito di nuovo il 3 di denari. Allora, la risposta è, per alcune di voi, vi dico, se mi avete chiesto di una persona del passato è no, perché se mi avete chiesto della lettura in merito a una persona del passato è no, perché c'è qualcosa di meglio, ma non di meglio così, di meglio esorbitante, eccolo, che ti dà questa felicità qui. Se mi avete chiesto in merito alla lettura con una persona che state conoscendo da poco, insomma, se è molto passato è no, se la persona di adesso è sì 100%. Ora, qualsiasi altra domanda che mi hai fatto, la risposta è c'è qualcosa di meglio. La risposta è subito un no, perché c'è qualcosa di molto meglio per te. Cioè, la risposta qua, la lettura della risposta sì e no è molto bella, molto positiva, però c'è la chiusura di un karma qua, col 10 di spade. E quello che ti arriva è qualcosa di straordinario, straordinario. Anche nel lavoro, qua c'è qualcosa di meraviglioso che arriva, che è una gioia inenarrabile, che prima non l'avresti mai creduta possibile. Quindi qua si aprono diversi scenari. Di base è no adesso perché c'è qualcosa di molto meglio che adesso non riesci a vedere e ti hanno chiesto la pazienza le carte. In merito alla relazione, come ti ho detto prima, rispetto al passato atavico è no, ma rispetto al momento presente è qualcosa di meraviglioso che nemmeno ti immagini. Un po' di pazienza. E un po' di pazienza, cioè la lettura è positivissima, però serve pazienza. Ok? Ragazze mie e ragazzi, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo e concludo qui. Ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!